Esistono dei fattori di rischio che contribuiscono al peggioramento della psoriasi. La malattia, come abbiamo già detto, è una malattia geneticamente trasmessa e i fattori di rischio non sono la causa della malattia, ma sono responsabili di un peggioramento della stessa oppure della manifestazione della malattia. Uno stress, sia emotivo, un trauma, come potrebbe essere anche un tatuaggio, un'infezione concomitante, possono essere cause che peggiorano la malattia, ma ribadisco in un paziente che ha un background genetico specifico. Il concetto di gravità si basa su dei parametri oggettivi che sono soprattutto utilizzati da noi medici che trattiamo la psoriasi, il PASI, il BSA, il DLQI. Sono parametri che valutano l'estensione della malattia, che valutano le manifestazioni cliniche della malattia, nonché l'impatto della qualità della malattia sulla qualità di vita di questi pazienti. Ci sono però delle eccezioni particolarmente importanti che non prevedono questi valori, questi parametri. Ad esempio, una psoriasi localizzata a livello delle mani o del volto, quindi su zone visibili, ha un impatto significativamente superiore rispetto ad una psoriasi che invece coinvolge parti del corpo che vengono mascherate. Pertanto, sebbene si dica che quando questi parametri superano il valore di 10, la famosa regola del 10, è necessaria una terapia sistemica, quando le manifestazioni sono a carico anche di sedi particolarmente sensibili che si ripercuotono sulla vita dei pazienti, questi parametri ovviamente non vengono più rispettati. La psoriasi si può localizzare anche a livello delle unghie. Premesso che non è sempre facile per non addetti ai lavori riconoscere questa localizzazione, ricordiamo che non è una sede facile da trattare. Le lesioni ungueali non rispondono alla terapia topica oppure rispondono poco. Altrettanto la terapia sistemica non è così efficace a livello ungueale come in altre sedi. La psoriasi unguale viene considerata negli ultimi anni una spia di precoce patologia artropatica. Sappiamo che la psoriasi non interessa solo la cute, ma può interessare anche le articolazioni e talvolta pazienti che hanno le manifestazioni ungueali hanno un maggiore rischio di sviluppare la psoriasi artropatica anche dopo molti anni dalla localizzazione in questa sede. La psoriasi non è solo una malattia della cute e neanche delle articolazioni nei pazienti più sfortunati. Purtroppo è una malattia cronica infiammatoria dove le manifestazioni della cute e delle articolazioni rappresentano solo la punta dell'iceberg. Questa infiammazione cronica, che è abbastanza intuitiva e visibile nelle chiazze psoriasiche sulla pelle dei nostri pazienti, in realtà si trova anche a carico di altri organi ed apparati. Il paziente psoriasico infatti ha un maggiore rischio di sviluppare un infarto, di avere un ictus, è un paziente che più spesso ha la pressione alta, il diabete, la sindrome metabolica, tutti fattori riconducibili appunto a questo stato infiammatorio. Compito del dermatologo pertanto è quello di identificare le comorbidità che possono coesistere in un paziente con la psoriasi. Credo che il primo sanitario che si debba occupare del paziente psoriasico sia il medico di base. Il medico di base infatti può prescrivere a questi pazienti delle terapie topiche a base di cortisonici, di derivati della vitamina D o associazione di entrambi i principi attivi. Può prescrivere le cure termali che rappresentano sicuramente uno dei primi step importanti nel curare questa patologia. Cure termali che hanno un'efficacia scientificamente comprovata non solo sulle manifestazioni cutanee ma anche sulle manifestazioni articolari, oltre al fatto di ridurre notevolmente lo stress di questi pazienti che sappiamo è uno dei fattori peggiorativi di questa patologia. Quando poi la manifestazione clinica è un po' troppo estesa o coesistono delle comorbidità piuttosto importanti, credo che debba entrare in ballo lo specialista dermatologo, il quale può prescrivere i cosiddetti farmaci tradizionali che noi dermatologi utilizziamo da circa
20-30 anni, forse anche di più, che sono sicuramente farmaci efficaci. Lo step successivo poi è appannaggio solo di alcuni centri medici, ospedalieri o universitari, e si avvale dei farmaci biologici, farmaci il cui nome non deve trarre in inganno perché di biologico non hanno assolutamente niente, sono farmaci biotecnologici e sono il frutto di anni di ricerca in questo campo, che comportano un controllo della patologia decisamente superiore a quello che finora avevamo a disposizione. Un paziente che si rivolge al medico o al farmacista per chiedere un consiglio sul trattamento più idoneo per la sua patologia cutanea deve essere in grado di dare delle informazioni il più utili possibili. Intanto comunicare se qualcuno in famiglia soffre di psoriasi, questo secondo me è lo step più importante. E descrivere o far vedere ovviamente le manifestazioni cutanee e comunicare se queste sono dolorose, se fanno prurito, comunicare poi se c'è un concomitante interessamento articolare, se le articolazioni si sono qualche volta gonfiate, quali di queste articolazioni si sono gonfiate, le piccole articolazioni, le grandi articolazioni, se il dolore articolare poi con il movimento è scomparso. Tutti questi fattori secondo me sono importanti per aiutare l'operatore sanitario a formulare una corretta diagnosi oppure ad indicare a chi rivolgersi a questi pazienti.